Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, anche ascendente Sagittario o Luna in Sagittario o Venere in Sagittario. Oggi andiamo a vedere cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino in tutti gli ambiti, per cooperare col tuo destino, per co-creare con il tuo destino, che sono gli eventi, no? Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. Andiamo a vedere come poter cooperare con gli dei. Allora, mettiamo il mio promemoria qua e chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, verità e la gioia della creazione. Cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino? Prima carta, cosa sei chiamato a lasciare andare? La soglia. Ah, asso di bastoni. Sai che cos'è fondamentalmente? Devi lasciare andare tutto quello che spegne il tuo fuoco interiore. Magari hai imparato ad adattarti. Forse hai seguito delle strade che avevano un senso per la tua vecchia versione. Ed è giusto, va bene così. Magari hai continuato a portare avanti qualche cosa perché un tempo ti dava entusiasmo, no? Però oggi senti che dentro di te è nato un nuovo richiamo. Io vi racconto sempre di quando per 20 anni ho fatto la cantante, a un certo punto non la volevo fare più, perché mi aveva già dato tanto, e il fatto che la continuavo a fare come professione proprio perché erano un tempo accese il mio entusiasmo, però mi aveva già nutrito, no? Quindi c'è qualcosa, c'è dentro di te una voce che ti dice che vuole qualcosa di nuovo, che vuole nascere. Devi lasciare andare il bisogno di avere già tutte le risposte prima di iniziare, devi iniziarlo e basta. C'è questa cosa qui. Allora, non aspettare di sapere dove ti porterà questa cosa che sta nascendo dentro di te. Fai il primo passo. Il lasso di bastoni ti chiama alla vita. È un desiderio che ritorna, una passione che si riaccende, un progetto, un'energia creativa che non vuole più essere rimandata, ma c'è anche una cosa da lasciare andare, cioè l'immagine di dover essere sempre colui o colei che cerca la verità fuori. La nuova avventura che ti sta chiamando non è, cioè, come te la posso spiegare? Ti faccio, allora, può indicare l'inizio di un progetto, o c'è un inizio di un progetto, o c'è un cambiamento lavorativo, o c'è una nuova passione che ti sta risvegliando, anche un incontro qua che ti riaccende entusiasmo. Allora, c'è questo desiderio dentro di te che continua a bussare, però stai ancora aspettando il permesso per agirlo questo desiderio, mi spiego? Cioè, devi avere il coraggio di percorrere quello che l'anima ti sta mostrando, magari te lo mostra nelle prossime ore, ma secondo me c'è già, ok? Altrimenti non mi usciva qua in prima posizione. Vediamo il demone alleato. Allora, vediamo l'ombra. Quale ferita o paura ti può rendere vittima di una certa emozione? Vediamo. E beh, è molto coerente col Cavaliere di Coppe. Perché è molto coerente? Perché spesso noi idealizziamo qualcosa o qualcuno e allora fai fatica a lasciare andare qualche cosa perché dentro di te c'è ancora una parte che spera che quella cosa torni a essere come l'avevi immaginato. Può essere una relazione, sai, ci innamoriamo di una persona, siamo insieme in una relazione, va bene, a un certo punto crollano le cose, no, non sono più come le avevi immaginate. Può essere un progetto che non è più come l'avevi immaginato. Allora, l'anima ti sta chiedendo, stai seguendo un richiamo autentico o stai seguendo l'illusione che ti impedisce di vivere veramente quello che c'è già qui? Cioè, allora, nella vita concreta, ripeto, può indicare il bisogno di chiarire dei sentimenti, di smettere di idealizzare una situazione, oppure di trasformare un desiderio in un progetto reale.
Oppure devi permetterti semplicemente di vivere un'emozione che già senti, qualsiasi essa sia, con chiunque, con qualsiasi situazione, senza fuggire quando diventa concreta. Cioè, allora, questa è una nuova scintilla e questa è la difficoltà. La difficoltà è non perdersi nel sogno di quella scintilla, portarla a concretezza. Cioè, è proprio un'iniziazione per te, non spegnere il fuoco della visione, ma imparare a portarlo nella materia. Ok? Vediamo comunque, per chiarire ancora di più, il dono nascosto qual è? Cosa hai imparato da ciò che lasci andare? Il dono che contiene questa emozione, se la attraversi con consapevolezza. E beh, il dono è il diavolone, cioè ottieni ciò per cui la tua passione chiama con il diavolo. Però non solo, perché? C'è qua la tua capacità di riappropriarti, di vivere il tuo desiderio senza diventarne vittima o schiavo, no? E questa carta in questa posizione è una grande manifestazione dell'energia vitale. Qua ti mostra un dono che forse hai imparato proprio attraversando le parti più intense, cioè hai imparato a conoscere la tua forza del desiderio. Il diavolo prima di tutto parla di tutto ciò che ci muove profondamente, cioè la passione, il piacere, l'ambizione, l'attrazione, la voglia di vivere, il desiderio di conquistare qualcosa. Magari per tanto tempo hai avuto un po' paura delle tue parti molto intense, troppo desiderose, troppo istintive. Ma questa carta ti dice che la tua energia è bellissima, è prorompente, devi solo imparare a guidarla. Perché il desiderio può diventare una prigione quando crediamo di aver bisogno di qualcosa per essere completi, ma diventa la medicina quando lo riconosciamo come una forza creativa. Allora il diavolo ti insegna a fare pace con la tua parte più terrena, pace con il tuo corpo, pace con la passione, con quello che ti accende, a onorare la tua passione, onorare quello che ti accende. Allora, perché quando vogliamo qualcosa così intensamente, la Kundalini sale, non l'energia procreativa, l'energia erotica a carattere sessuale che crea infiniti mondi. Allora, quando sale nei vari chakra, per realizzare il tuo obiettivo ti fa vedere prima l'ombra di quell'obiettivo affinché tu possa scioglierla, lottando per amore, no? Del desiderio, e sciogliere gli attaccamenti relativi al tuo desiderio, così che possano realizzarsi indisturbati. Allora, magari nella realtà concreta questa carta mi indica la riscoperta di una grande energia creativa qua, una passione che torna viva, una forte attrazione per qualcuno, per qualcosa, il coraggio di mostrarti per quello che sei, o la necessità anche di liberarti da un attaccamento che non ti permette più di scegliere, ok? C'è una grande forza energetica procreativa, creativa che sta nascendo qua. E cosa devi lasciare andare qua? Devi lasciare andare l'attaccamento a una vecchia versione di te, anche l'attaccamento anche, come ti ho detto prima, a quello che credevi ti nutrisse prima. Perché c'è qualcosa di nuovo che sta emergendo qua, devi dargli forza, devi dargli materia, ok? Vediamo il dono nascosto, cosa hai imparato da ciò che lasci andare, la medicina nascosta, il dono che contiene questa emozione. Allora, l'equilibrio, ragazze e miei ragazzi, con il 2 di denari. Tu sai che cosa hai imparato anche a danzare con il cambiamento. Magari il tuo percorso di vita ti ha insegnato che la vita, no? Giustamente, non è la linea perfetta. Ci sono momenti in cui bisogna scegliere, momenti in cui bisogna adattarsi, momenti in cui bisogna lasciare andare una direzione per accoglierne un'altra. E il 2 di denari è proprio la persona che impara a muoversi senza irrigidirsi. Quindi la tua medicina, la medicina qua è la flessibilità. Magari una parte di te ha cercato sempre il grande salto, la grande avventura, la risposta definitiva, però questa carta ti insegna qualcosa di preziosissimo, cioè che non tutto deve essere risolto in un unico grande momento, perché il destino si costruisce attraverso piccoli aggiustamenti quotidiani, un passo, poi un altro, poi una scelta, poi una nuova comprensione. Ecco, il dono nascosto delle tue esperienze è aver imparato a non spezzarti mai quando la vita ha cambiato giro,
Hai sviluppato la capacità di restare centrata o centrato anche mentre tutto si muove. E questo è un grandissimo insegnamento per te, perché il tuo spirito ama l'espansione, il viaggio, la scoperta e tu hai imparato a stare in equilibrio, cioè la libertà non è scappare da tutto ciò che cambia, è proprio saper danzare con il cambiamento senza perdere te stessa o te stesso. E nella realtà concreta questa carta mi dice che impari a gestire più aspetti della tua vita tutti insieme: lavoro, passione, stabilità, desiderio di cambiamento, relazione, autonomia, sogno, concretezza. Mi dice che troverai un nuovo equilibrio pratico qua, senza però spegnere il tuo entusiasmo con i vari aspetti della tua vita. Mi spiego? Cioè, hai imparato a danzare sul movimento della vita e questo è bellissimo. Sta nascendo una nuova scintilla, eh? Il tuo cuore cerca questo sogno nuovo da seguire. E il 2 denari è proprio la medicina, cioè imparare a portare quel sogno nella realtà senza perdere l'equilibrio. È bellissimo, cioè tu diventi un viaggiatore consapevole, cioè colui che sa seguire la stella senza dimenticare il suo sentiero sotto i piedi, è stupendo. E vediamo adesso il quinta carta, il fuoco del destino, cioè quale energia devi incarnare per manifestarti pienamente. E là là, cavaliere di denari. Poco e sempre, poco costante, cavaliere di denari. Trasformare l'ispirazione in continuità, perché tu sai accendere il fuoco, sai vedere lontano, sai immaginare grandi possibilità, ma la grande iniziazione è imparare a restare abbastanza a lungo da vedere il seme diventare albero, quindi è la pazienza del costruttore. Cioè il destino ti chiede di incarnare un'energia più lenta, più radicata, più costante. Magari dentro di te c'è una grandissima spinta verso il nuovo, l'avventura, verso quello che ancora non conosci, ma questa carta ti ricorda che una visione diventa realtà solo quando qualcuno ha il coraggio di prendersene cura ogni giorno. E il cavaliere di denari non corre, anche se qua sta sul tapirulan. Va a passo d'uomo. 3.5. Allora, il cavaliere di denari non corre perché sa che quello che vale davvero veramente la pena ha bisogno di tempo per crescere. Quindi ti dice non abbandonare mai il tuo sogno solo perché il risultato non è ancora visibile. E questa è una grande lezione per te che hai quest'anima esploratrice. A volte ci innamoriamo dell'inizio, no? Della scintilla, delle possibilità, ma la vera magia avviene nella parte meno spettacolare, cioè ripetizione costante, praticare, costruire, un mattone dopo l'altro. Il cavaliere di denari ti insegna che la disciplina è il contenitore che permette al talento di manifestarsi. E magari io qua ti vedo in un periodo in cui il successo arriverà attraverso la costanza. Per esempio, ci sarà un progetto che cresce lentamente ma solidamente, un lavoro costruito con impegno, una scelta stabile, un investimento fatto con saggezza. Questa non è la carta del colpo di fortuna, è la carta della trasformazione del desiderio in qualche cosa che rimane stabile. Allora qua c'è un sogno che tu sei disposta o disposto a nutrire ogni giorno, anche quando non vedi il risultato. Qual è questo sogno? Perché là ci sarà un grande successo. Ok? Wow! Adesso andiamo a vedere sesta carta, il messaggio dell'anima qual è? Quale porta si apre quando lasci andare? Cosa ti dona il destino quando smetti di trattenere quello che è finito? La chiamata, bellissimo il giudizio, bellissimo. Per me è l'araba fenice il giudizio, cioè l'anima ti chiama, non sei più la persona che eri, non puoi più tornare indietro perché qualcosa dentro di te si è risvegliato. Magari per molto tempo hai cercato la tua strada attraverso delle prove, attraverso gli incontri, attraverso esperienze, attraverso cambiamenti. Il destino adesso ti chiede di fare un passaggio molto diverso, non devi cercare più chi sei, devi incarnarlo, lo sai già.
Questa carta è il momento in cui una vecchia versione di te viene chiamata proprio a lasciare lo spazio a questa nuova, ma non perché il passato sia stato sbagliato, ti ha dato la possibilità di essere questo. Ha compiuto il suo compito quel passato lì. Il giudizio ti dice: onora ciò che sei stato, ma non rimanere prigioniero della tua storia. Cioè, magari hai portato per tanto tempo queste convinzioni dentro di te, dimmi se non è così. Io sono fatta così. No, io non posso cambiare. Questa è la mia strada perché l'ho sempre seguita. No, nella realtà concreta io vedo che ci sarà una svolta importante, ci sarà una decisione che cambia direzione radicalmente. Qua c'è il ritorno di qualcosa che aveva un significato profondo, una nuova vocazione. Qua c'è il bisogno di esprimere una parte di te rimasta a lungo in attesa. È la carta della chiamata. Come se la vita ti dicesse: vuoi continuare a vivere secondo quello che eri? Oppure vuoi rispondere a quello che stai diventando? Allora c'è una parte di te che sta chiedendo di nascere. Questa parte non puoi più ignorarla. Va bene? Cioè, tu sei l'archetipo del viaggiatore, di colui che cerca un significato più profondo. E il giudizio ti dice che il viaggio più importante non è verso un luogo lontano, è il viaggio verso la tua verità. È stupenda questa, mamma mia, bellissima. Settima carta, la carta finale, la frase medicina. La luna. Cioè, questo è stupendo dopo il giudizio, perché dopo la chiamata del giudizio, dopo il risveglio, la rinascita, l'anima ti dice che il cammino non è fatto solo di certezze e risposte che vedi palesi, ci sono sentieri nella notte ed è proprio lì che incontri la parte più autentica di te. Quindi questa luna in questo caso mi racconta che magari hai cercato per tanto tempo una verità da raggiungere, hai cercato una direzione chiara, hai cercato una risposta definitiva, però la luna ti dice che l'anima non parla attraverso la logica, parla attraverso le intuizioni, attraverso le sensazioni, e quindi questa carta ti invita a fare pace con l'incertezza, perché non tutto ciò che non è chiaro è sbagliato, quello che è misterioso sta semplicemente maturando. La luna è il viaggio dentro il tuo mondo interiore, l'incontro con le tue paure, con le memorie profonde, con quelle parti di noi che emergono quando non possiamo più nasconderci dietro una direzione sicura. E per te questa è una medicina importante, cioè non devi sempre sapere dove stai andando per essere sul cammino giusto. La freccia non vede tutto il percorso, no? Vede il bersaglio, si affida al movimento, e la luna ti chiede di amare queste ombre, di ascoltarle, perché ciò che chiamiamo paura è una parte di noi che chiede di essere integrata. Quindi magari mi indica questo un periodo in cui stai o potrai vivere, in cui è importante non agire d'impulso, devi ascoltare l'intuito, devi osservare quello che emerge dentro di te prima di prendere delle decisioni. E mi parla anche di creatività, di sogni, di sensibilità, di un forte mondo interiore tuo che vuole essere ascoltato. Cioè devi fidarti della tua anima anche quando non hai ancora le prove davanti a te. Cioè è la tua luce interiore che ti accompagna passo dopo passo, va bene? E la vera saggezza non è avere le risposte, è avere abbastanza fiducia da continuare il viaggio anche quando il sentiero attraversa la notte, mi dice questa carta, mi spiego? Bellissimo, è una lettura stupenda. Vediamo cosa ti dicono queste carte oracoli, gli spiriti a mezzo di queste carte. Esattamente come sei. Allora, c'è una nuova versione di te che sta emergendo fortissima. Devi seguire le intuizioni anche quando la strada non è chiara. Anche qua c'è la notte, vedi? Chi è sempre insoddisfatto con il momento presente non avrà mai un futuro migliore.
Datti il permesso per sentirti contenta qui e adesso. Anche nei momenti in cui sei incerta o incerto, devi sentirti contenta o contento, cioè devi apprezzare il dono della vita, perché ti stanno portando proprio su un'altra strada. Cioè, allora, qua sta nascendo una nuova scintilla. Impari a seguire il cuore senza perderti nell'idealizzazione. Impari a danzare con i cambiamenti, anche quelli che ti portano le passioni profonde. Costruisci con costanza, ascolti la chiamata della tua anima e impari a fidarti del mistero, non ad essere insoddisfatto o insoddisfatto quando non vedi dei frutti concreti subito. Mi spiego? E vediamo qual è il tuo animale guida in questo caso. Cosa dice l'animale guida? L'abbondanza, stai andando verso l'abbondanza, il bisonte. Bisonte sagrato, il santo bisonte, coprimi con la tua saggezza, mantenimi calido attraverso las tormentas della vita, llenami vita con bontà, insegnami il cammino della creatura e dell'orazione. E allora ti stanno dicendo di mantenere la calma, la flessibilità in quello che puoi attraversare in questo momento, perché ti stanno promettendo una grande abbondanza. E ti stanno insegnando in questo momento il cammino della gratitudine e della preghiera per ciò che già hai, affinché tu possa risplendere in questa chiamata dell'anima che da tanto tempo che aspetta di essere ascoltata per farti emergere in un capolavoro straordinario, nell'abbondanza. Va bene? Ok. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.